Nagoya Golden Fight 2023 si presenta come uno show grandioso. La card del prossimo pay-per-view Tagardo Stardom annovera tanti match imperdibili, tra cui la sfida tra Tam Nakano e Natsuko Tora, dove la leader di Oedo Tai è intenzionata a portarsi a casa la Red Belt, dopo aver già sconfitto l'attuale campionessa durante il 5-Star Grand Prix di quest'anno. Ma non solo, perché ci sarà anche l'ultimo match di Kairi con la compagnia di Rossy Ogawa. Insomma, abbiamo tante cose di cui parlare, ma prima... Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di addentrarci dettagliatamente nella card di Nagoya Golden Fight, vi invito cortesemente a iscrivervi al canale. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Il vostro supporto spingerà questo canale a migliorarsi e a portare nuovi contenuti, man mano sempre più interessanti. Ma torniamo a parlare del prossimo pay-per-view della Stardom, Nagoya Golden Fight 2023. Show che andrà in onda lunedì 9 ottobre e che verrà di conseguenza caricato nei giorni successivi su Stardom World, come accade sempre per tutti gli show della Stardom, compresi appunto i pay-per-view. Una card, come detto all'inizio del video, davvero imperdibile. 6 match, uno più importante dell'altro, ci accompagneranno sino al main event, dove troveremo Natsuko Tora dare l'assalto alla Red Belt, detenuta da Tam Nakano. Ma altri titoli saranno in palio durante l'evento. Sì, perché Mirai difenderà la White Belt contro Momo Watanabe, Giulia, Tekla e Mai Sakurai difenderanno gli Artis of Stardom Champions contro Maika, Suzuki e Megan Bayne, mentre Saki Kashima difenderà il suo ISP title contro Mei Seira. E poi, come non menzionare l'ultimo match di Kairi con la Stardom? Insomma, c'è davvero tantissima carne al fuoco per uno dei pay-per-view che promette di essere uno dei migliori dell'anno. Il primo match di cui andiamo ad occuparci è l'incontro tra Mina Shirakawa e Shuri. Un match direi molto particolare dove le due lottatrici si affronteranno in un match con regole UWF. Un match dove Shuri parte avvantaggiata rispetto alla sua avversaria. Sì, perché chi segue la Stardom da più tempo avrà sicuramente già visto Shuri lottare in questa tipologia di match. Dunque per Mina Shirakawa questo match sembrerebbe rappresentare uno scoglio insormontabile, ma attenzione a non sottovalutare la leader di Club Venus. Sì, perché nelle ultime settimane Mina Shirakawa si è sottoposta a intensi allenamenti, proprio per prepararsi al meglio in vista di questo match. Per chi non lo sapesse, le regole di questo match consistono nel far iniziare le lottatrici con 15 punti ciascuna. I punti vengono persi per tentativi di eliminazione diretta, svantaggio durante una presa di sottomissione e o per rottura di una mossa di sottomissione aggrappandosi alle corde del ring, con le mani o con i piedi. L'unico modo per vincere è per sottomissione, il knockout, conteggio fino a 10, o la riduzione dei punti di una lottatrice a 0. Regole che sono state prese direttamente dalla defunta UWF International, una federazione di wrestling giapponese che nacque il 10 maggio 1991 e morì il 27 dicembre 1996. Questa federazione purtroppo ebbe vita breve, ma lasciò comunque il segno nella storia per il suo stile, direi unico, che portò appunto alla creazione di questa tipologia di match che oggigiorno vengono adottati e riportati alla luce da diverse compagnie di puroresu, su tutte la Stardom. Tornando al match tra Shuri e Mina Shirakawa, penso che la vittoria andrà alla leader di Gozai, ma sarà un match molto importante per Mina Shirakawa, che potrà in ogni caso fare insegnamento da questa sconfitta per continuare la scalata verso la vetta della Stardom. Nel secondo match troviamo l'ultimo incontro di Kairi con la federazione di Rossy Ogawa.
Sì, perché la Pirate Princess ha deciso di lasciare ancora una volta la Stardom per ritornare molto probabilmente in WWE nei prossimi mesi. Purtroppo il supporto che Kari ha dato alla Stardom da quando è tornata in Giappone è stato pressoché nullo. La Pirate Princess è tornata nella federazione di Rossyogawa ad inizio 2022 con l'intenzione di aiutare la Stardom grazie alla fama che si era guadagnata negli scorsi anni in WWE. Il tutto però non è andato secondo i piani, sì, perché il supporto che Kari ha dato davvero alla Stardom è stato irrisorio. Devo ammettere che quando fu annunciato il suo ritorno in Stardom io ero molto contento di tutto ciò, semplicemente perché credevo che Kairi potesse davvero aiutare la federazione a fare un salto di qualità non indifferente. Ma col passare dei mesi il suo approdo in Stardom si è limitato ad apparizioni sporadiche che non ha portato a nulla di concreto, né all'interno che all'esterno del ring. Ammettiamolo, la sua ultima run è stata una delusione pazzesca. Ora, non bastasse quello, ha deciso nuovamente di abbandonare la Stardom per tornare di nuovo in WWE e per iniziare dunque una nuova avventura negli Stati Uniti. Sicuramente questa sua scelta non inciderà molto sul futuro della Stardom, anzi, col senno di poi la sua partenza potrebbe essere una cosa positiva per la federazione di Rossyogawa. Sì, perché in questo modo potrà togliersi un peso non indifferente dalle spalle per concentrarsi maggiormente sulle lottatrici sotto contratto con la federazione che credono davvero nel progetto della Stardom. Parlando del match, questo Six Women Tag Team match verrà sicuramente vinto dal team formato da Kairi, Nanai Takahashi e Mai Iwatani. È pressoché impossibile che la Pirate Princess perda il suo match di addio. Passiamo al terzo match dove troviamo Saki Kashima che sarà costretta a mettere in palio il suo High Speed Championship contro Mei Seira. Un match davvero interessante questo che potrebbe regalarci uno spettacolo unico. Da quando Mei Seira è arrivata in Stardom non ha mai nascosto di voler l'High Speed Title e dopo aver provato a conquistarlo contro Azumi, fallendo però in quell'occasione, ci riproverà in questo pay-per-view dove ad aspettarla c'è Saki Kashima, una nuova Saki Kashima che da quando è entrata a far parte di Gozai sembrerebbe pian piano più temeraria rispetto al passato, grazie agli insegnamenti di Shuri. Basterà questo per farle conservare il titolo? Beh, il match non è così facile da pronosticare come il precedente, proprio perché le due lottatrici si equivalgono. Ma a mio avviso sarà Mei Seira a conquistare il titolo e a laurearsi nuova High Speed Champion. Tempo ora di Artist of Stardom Championship in palio. Se perché troviamo Giulia, Tekla e Mai Sakurai che difenderanno i titoli contro il team formato da Maika, Suzu Suzuki e Megan Bayne. Match molto interessante e imprevedibile tra questi due team. Sì, perché entrambe le squadre non vogliono perdere. Il team formato da Maika, Suzu Suzuki e Megan Bayne cerca una conferma e con questa vittoria la troverebbe e come. Maika è forse la lottatrice che più ha bisogno di questa vittoria, semplicemente perché dopo la delusione targata 5-Star Grand Prix vuole subito tornare al top e la conquista degli Artists of Stardom Championship le permetterebbe in parte di farlo. Discorso alquanto diverso per Suzu Suzuki, che dopo aver vinto il 5-Star Grand Prix 2023, battendo in finale proprio Maika, potrebbe avere la testa già indirizzata verso il match titolato che avrà il 18 novembre valevole per il World of Stardom Championship, quando sfiderà appunto la vincente del main event di questo show. Per quanto riguarda Megan Bayne, da quando è approdata in Stardom è stata inarrestabile. La giovane lottatrice americana è una vera e propria forza della natura e vorrà quasi certamente incrementare la sua legacy conquistando questi titoli.
Sarebbe un passo che potrebbe portarla un giorno al top della federazione e che le permetterebbe in futuro di conquistare anche titoli più importanti, come ad esempio il Wonder of Stardom Championship. Le attuali campionesse però non hanno per nulla intenzione di lasciare i titoli alle avversarie. Giulia, Tekla e Mai Sakurai sono intenzionate a difendere ancora una volta con successo gli Artists of Stardom Championship ed ecco perché il mio pronostico va proprio in favore delle attuali campionesse, che credo riusciranno a difendere con successo i titoli. Il prossimo match purtroppo ha subito delle modifiche a causa dell'infortunio subito sia da Utami Hayashishita sia da Natsupoi, che le ha costrette dunque a saltare questo show e anche i prossimi eventi, tra cui la Goddess Tag League. Dunque questo match si è trasformato in un single match tra Azumi e Saori Anu, un match tra due ottime lottatrici che potrà comunque farci divertire. Onestamente c'è poco da dire su questo match, tranne che il mio pronostico va in favore di Azumi, che con questa vittoria può assicurarsi una futura possibilità titolata quando Utami Hayashishita rientrerà dal suo infortunio e quando ovviamente Natsupoi sarà pronta a difendere i Goddess of Stardom Championship. Intanto auguro una pronta guarigione sia a Utami Hayashishita sia a Natsupoi, sperando possano tornare in azione il più presto possibile. Uno dei match più attesi dell'intera card è sicuramente il match tra Mirai e Momo Watanabe, match valevole per il Wonder of Stardom Championship. Momo Watanabe ha provato a tutto il mondo di poter battere Mirai, avendola già battuta qualche settimana fa all'interno del 5-Star Grand Prix 2023. Questa vittoria da parte di Momo le ha fatto guadagnare questo match titolato contro Mirai, una Momo Watanabe che ha già conquistato in passato questo titolo, avendolo detenuto per 358 giorni e difeso per ben 13 volte. Di fronte a Momo però troviamo Mirai, una campionessa temibile che, ricordiamoci, aver conquistato la White Belt a Stardom Midsummer Champions contro Tam Nakano. L'attuale campionessa non è dunque restia a vincere match importanti contro avversari importanti, come ad esempio Konami, con cui ha difeso con successo il titolo durante il pay-per-view del 3 settembre. Per Momo Watanabe non sarà un'impresa facile battere Mirai e conquistare la White Belt. Difatti il mio pronostico va proprio in favore dell'attuale campionessa, perché credo che Mirai oggigiorno abbia quel qualcosa in più rispetto al membro di Oedo Tai che le garantirà la vittoria. Il regno di Mirai è soltanto all'inizio e penso sia difficile pensare che Momo Watanabe possa interromperlo proprio ora. Nel main event di Stardom Nagoya Golden Fight troviamo Tam Nakano, pronta a difendere la Red Belt contro Natsuko Tora. La leader di Oedo Tai ha conquistato questo match grazie alla superba vittoria ottenuta contro la leader di Cosmic Angels all'interno del 5-Star Grand Prix di quest'anno. Natsuko Tora dunque ha provato a tutti i fans di essere in grado di poter battere Tam Nakano, una Tam Nakano che in questo 2023 ha ottenuto parecchie soddisfazioni. Dapprima battendo Giulia a Stardom All Star Grand Kingdom e conquistando la Red Belt, per poi passare alla conquista della White Belt a Flashing Champions, vittoria che le aveva permesso, anche solo per poco tempo, di presentarsi al pubblico come Double Champ. Un 2023 ricco di soddisfazioni per la leader di Cosmic Angels che, dopo l'abbandono di Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama, sta pian piano ricostruendo la propria stable, potendo contare infatti su atlete di prim'ordine come Natsupoi, Saori Anu e Yuna Mitsumori. Per Natsuko Tora invece questo 2023 è stato pieno di alti e bassi. Sì, perché è vero, la leader di Oedo Tai ha disputato un buon 5-Star Grand Prix, anche se non è riuscita per un soffio a raggiungere la finale. Ma da prima ricordiamoci che aveva dovuto dire addio a una sua storica compagna di stable, Saki Kashima,
quando a Stardom Sunshine 2023 Oedo Tai aveva perso uno Steel Cage match di vitale importanza contro Queen's Quest, che ha di fatti separato le strade di Saki Kashima e di Oedo Tai. Dopo essersi lasciata alle spalle la rivalità persa contro Queen's Quest, Natsuko Tora ora sembra in un momento di forma invidiabile e sembra poter mettere in difficoltà Tam Nakano. Ma credo che l'attuale campionessa resterà comunque tale anche a fine pay-per-view. Penso che Tam Nakano riuscirà comunque a resistere all'assalto della leader di Oedo Tai e a conservare con successo il titolo. Una card, quella di Nagoya Golden Fight, dunque, che si preannuncia molto divertente e che sono sicuro ci regalerà un ottimo spettacolo. Siamo arrivati anche oggi alla fine del video, ma prima di passare ai saluti voglio conoscere i vostri pronostici sullo show ed ecco perché vi invito a lasciare i vostri pensieri qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i contenuti futuri. Inoltre, qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link dei miei social, in modo che possiate sempre restare in contatto con me. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima! Matane!